Tricoria per me è come una seconda casa e non l'ho mai considerata un posto di lavoro. Ho un rapporto bellissimo con tutti qua dentro e non ho mai varcato il cancello di Tricoria malvolentieri. Il primo giorno lo ricordo perfettamente, anche dove parcheggiare la macchina, i momenti precedenti all'incontro con Agnolin e poi le emozioni forti quando mi dissero che insomma mi avevano preso, insomma, che l'interessamento era diventato realtà, ecco. Fu una gioia immensa che ricordo come se fosse adesso. Essere fedele per 29 anni allo stesso club mi sembra una cosa abbastanza semplice e facile. Per me è stato molto semplice perché oltre alla passione per il lavoro, la professionalità è l'attaccamento al club che fa la differenza ed è per questo che superi tante difficoltà, penso che la differenza la faccia il legame che c'è tra me e la Roma e tra me e il club. Ho dimostrato questo attaccamento perché, l'ho già detto in precedenza, il legame è molto forte con il club e questo fa passare tutto in secondo ordine, anche richieste di altri club, anche altre soluzioni lavorative, anche forse più remunerative, però questo, ripeto, fa la differenza e mi ha portato a rimanere per tutti questi anni qui. L'obiettivo principale non è il risultato, il piazzamento o vincere un trofeo. L'obiettivo principale è portare i giocatori in prima squadra e noi tutte le nostre energie le convogliamo verso questo, verso l'obiettivo che vogliamo raggiungere insieme alla nostra società. C'è chi, tra virgolette, utilizza il settore giovanile per crescere come allenatore e poi iniziare la carriera negli adulti. Invece quello che noi stiamo facendo qui e parecchi colleghi si stanno adoperando è quello di far crescere i ragazzi, che è quello che poi, ripeto, vuole il club. E allora non c'è né partita, non c'è né trofeo che possa portarci fuori da questo obiettivo. E questo è fondamentale, però ripeto, c'è chi riesce a farlo e chi non riesce a farlo, chi pensa alla propria carriera e chi invece pensa alla carriera dei ragazzi. Noi lo facciamo solo ed esclusivamente per la Roma e poi ripeto, ascoltiamo il nostro club, mi sembra abbastanza semplice, ma noi stiamo qui per lavorare, lo facciamo con amore, ma noi comunque dobbiamo dare anche una risposta professionale al nostro club. Ogni volta che un ragazzo è debuttato in prima squadra, inizialmente c'è l'emozione del momento, poi c'è la preoccupazione che lui faccia qualche errore e poi per finire la gioia di sentirsi utili, insomma, al club e di aver fatto qualcosa anche per il ragazzo. Nicola Zaleschi che si invola, punta Riccardo Pereira, taglio dentro anche di Pellegrini, avanza Nicola, per Pellegrini il tiro! Già ci emozioniamo quando un nostro ragazzo riesce ad entrare all'Olimpico. Quando abbiamo visto la nostra nazionale, soprattutto la formazione iniziale dove c'erano 5 nostri calciatori, insomma, siamo tornati indietro nel tempo, sembrava la nostra primavera, insomma, l'emozione e la soddisfazione è stata enorme. Secondo padre no, perché è una cosa abbastanza forte, ho sempre detto che non ho mai voluto sostituirmi ai genitori, però un po' una guida per far sì che questo gioco diventi un posto di lavoro, sì. La figura dell'educatore non è che mi piace molto, però è chiaro che
quando si presenta l'occasione, quando dobbiamo farlo necessariamente, interveniamo. Non mi piace imporre le cose. Dall'inizio anche le esercitazioni tecniche, anche gli allenamenti le condivido con i ragazzi. L'imposizione non porta a niente. Ho avuto tante dimostrazioni d'affetto e di condivisione di cui parlavamo quando avevo i ragazzi, insomma, chi fa il parrucchiere, chi fa il postino, però sono cose troppo personali, ecco perché non mi va di dire le cose che mi dicono, le cose, entrare nel particolare nella loro vita. Io bandiera, sì, lui sì, ma io insomma mi sento un onesto lavoratore. È stato molto semplice, ognuno ha fatto il proprio lavoro, ha rispettato gli spazi dell'altro e sicuramente abbiamo fatto una cosa, nessuno ha parlato dell'altro perché poteva sicuramente dare adito a chiacchiere e questo l'abbiamo subito messo in chiaro tutte e due. Dal momento che Daniele è entrato qua dentro, anche quando non era un calciatore di livello, le due strade devono essere parallele. In passato ho avuto la possibilità per ben 3 volte di allenare la prima squadra ed è vero che ho rifiutato proprio perché Daniele faceva parte di questo gruppo e sono sicuro ancora adesso che gli avrei creato dei problemi piccoli o grandi non lo so. Però non mi sembra neanche di aver fatto qualcosa di particolare. Io credo che, insomma, è un po' banale quello che dico, ma che un genitore debba risolvere i problemi al proprio figlio, non crearglieli. E io sono sicuro che entrando in quello spogliatoio, anche vincendo tutte le partite, gliene potevo creare, ecco perché ho sempre rifiutato. Tra i due è più romanista lui, nettamente, proprio per distacco. È una chiamarla fede da quando era piccolo mi sembra un po' forte, però ricordo che non riuscivamo a togliergli mai la maglietta, il pallone in mano e la maglietta della Roma. C'ho questo ricordo nitido di lui piccolino e così è stato poi nel proseguo della sua vita. Con la nuova direzione di Vincenzo Vergine si è instaurato subito una sintonia, anche perché abbiamo vissuto le stesse esperienze e le abbiamo condivise immediatamente. Mi avvicino a questa nuova avventura intanto con curiosità, perché cambio completamente spazi, interventi e soprattutto competenze, perché è vero che stiamo parlando della stessa materia, però una cosa è allenare una squadra, una cosa è allenare una squadra di allenatori e tutti gli altri dello staff. Sono molto curioso, ma come al solito metterò tutto l'impegno e tutta la professionalità. Spero che tra un paio di mesi staremo qui a parlarne e a gioirne di questa scelta che ha fatto la società. Alla Roma ho dato sicuramente professionalità, passione per il mio lavoro, senso d'appartenenza e ho cercato di darle anche uno stile, perché molte volte si parla della Roma, e anche in particolare dei romani, che siamo un po' caciaroni, poco seri, e invece questo non è vero e ho cercato di portare sui campi questo, insomma, l'altra faccia di Roma e dei romani. Anche se in una nuova veste, professionalità di alto livello, perché adesso mi dovrò approcciare con professionisti di alto livello e poi continuare a trasmettere questo senso d'appartenenza
e soprattutto questa serietà e il raggiungimento dell'obiettivo di cui parlavamo prima, che è portare i giocatori in prima squadra. Se io penso alla Roma, penso a un punto di riferimento. Mi riempie la giornata, a parte la giornata lavorativa, ma mi sono fatto molti amici, perciò è stato un rapporto a 360 gradi. Farei fatica a farne a meno, veramente.